CK Studios. Benvenuti in una nuova incredibile avventura alla scoperta della montagna più alta delle Alpi Cozie. Monviso, il sentiero del re. Cari spettatori, benvenuti in una nuova spedizione dei Creaker. Questa volta partiremo dalle montagne occidentali della regione Piemonte, nelle quali il celebre re di pietra regna incontrastato in queste valli narrate fin dall'antichità. Circondato da ben 3 valli, ci accingeremo ad entrare nel Monviso dalla Val Varraita, nella zona del sud del Monte Viso. Il monte è conosciuto soprattutto per la sua altezza, perché svetta rispetto a ciò che sta attorno ed è visibile anche dalla pianura padana. Più che alla sua altezza assoluta, infatti, la sua riconoscibilità è legata alla forma triangolare, che lo rende protagonista assoluto di questi massicci montuosi. Pensate che questa incredibile ricchezza il 29 maggio del 2013 è divenuta patrimonio dell'UNESCO. Oggi camminiamo per le vallate di Pian del Re in una destinazione speciale, la sorgente del fiume più lungo d'Italia, il Po. Il flebile rumore di questo scrosciare di acqua nasconderà il più grande fiume d'Italia. Il Po nasce dai numerosi ghiacciai sopraelevati e dai laghi che vedremo presto alle pendici del Monviso. Antiche leggende narrano che anche Annibale con i suoi elefanti passò un valico della montagna. Con questa avventura riscopriamo la relazione suggestiva dell'uomo e della montagna, rimanendo ammaliati alla vista dei magnifici laghi di Pian del Re. Siamo a sud-ovest del Piemonte. Il regno del re di pietra si suddivide in ben 3 valli, la Val del Po, la Val Varraita e a soli 2 chilometri dal confine francese la Val del Guil. Quando si prova la montagna, il team Creaker ha deciso di viverla in piena potenza. Sprovare le acque gelide di questo Monviso tempera l'anima e il corpo all'escursionismo estremo che ti fa conoscere la vera montagna. Le rocce di questa montagna sono rocce metamorfiche, tra cui anche le rocce verdi di Gastaldi, sotto questa meravigliosa cascata ai piedi del Monviso. Per la sua morfologia e posizione, il monte sembra attirare le nebbie della pianura. Tutto ciò dona un carattere unico e indistinguibile ai borghi di montagna del Piemonte. Come a Melle, un tenero paesino di 287 abitanti in provincia di Cuneo, ci allieta questa nuova giornata. Scortati da vecchi castagni secolari, siamo vicino Sanfront, a Balma Boves, un piccolo villaggio rurale quasi dimenticato, ma autonomo e funzionale. Pensate che ha funzionato fino agli anni 50, dove intere famiglie vivevano sotto questa grande roccia. Siamo nella salita di Valle Varraita, una delle zone più belle di tutta l'escursione. Ci accingiamo a salire da 1600 metri di partenza fino ad arrivare al nostro primo checkpoint, il bivacco delle Forcioline. Un bellissimo paesaggio a 2800 metri, dove scorgeremo per la prima volta le vette del Monviso. Difatti il Mons Vesulus dal latino vuol dire proprio monte visibile, perché si staglia a 500 metri di altezza rispetto ai picchi di fronte a lui, dominando l'intero arco alpino meridionale da Cuneo a Saluzzo. È proprio in momenti come questi, dopo una grande salita, una scalata che ti mette alla prova fisico e mente, trovi in fondo la tua destinazione di tappa ad aspettarti.
quella strana sensazione di sentirsi finalmente a casa. Siete con noi nella notte incredibile in mezzo alle montagne del Monviso, un'emozione unica nel suo genere in cui ti ritrovi sperduto tra le montagne con nient'altro che il tuo bivacco che ti proteggerà questa notte. Ebbene sì, costeggiando uno dei laghi delle Forcioline, ci dirigiamo verso una delle punte più alte dell'intero Parco del Monviso, seguendo i consigli di vecchi alpinisti lungo la strada. Qui a Passo delle Sagnette la mattina si svela un po' timida. Siamo nella strada che ci porterà ad ammirare le punte più belle di tutto il massiccio, come Punta Piemonte, Punta Dante, Punta Barracco o Punta Sella, dal famoso Quintino Sella che dà il nome a rifugio a valle. Troviamo un viso selvaggio, dominato dalla sua cruda e incontrastata natura. La sua incredibile vetta attira ogni anno più di 2000 alpinisti che provano a conquistarla. Ed è proprio in questi casi che tutti gli sforzi vengono ripagati dopo una buona giornata in salita verso una delle cime più belle del Monviso, Punta Dante, dove stiamo per arrivare. E ormai così, è consuetudine per la CK. Come trekker appassionati, arriva un momento in cui le vette più spettacolari di tutta l'impresa si fanno avanti di fronte ai nostri occhi. Siamo giunti così a capire cosa vuol dire Re di Pietra. Da quelle incredibili altitudini Alla conquista di un grande sogno, ancora una volta qui in Piemonte, nelle Alpi Cozie, alla sinistra del grande Monviso. guardate l'imponente montagna alle nostre spalle. Ebbene sì, stavolta non siete giunti con noi fino alla vetta. Questa avventura ha insegnato una nuova cosa al Team Krieger: il rispetto per la montagna. Questa volta ci ha bloccato un crepaccio di nevischio ghiacciato e un equipaggiamento non adeguato. La grandezza dell'esploratore stavolta si manifesta nell'umiltà di conoscere i nostri limiti per farli diventare obiettivi più grandi. Grazie, Re di Pietra, per aver svelato i tuoi incredibili paesaggi. Ci inchiniamo a così tanta bellezza, ma presto torneremo a prenderti, perché d'altronde non possiamo fermarci. Anche questa avventura giunge al termine. Grazie a tutti per essere rimasti qui con noi. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per sostenerci e per non perdere la prossima avventura.